Buongiorno amici e bentornati su ES Channel. In questo video andremo a descrivere le metodologie di funzionamento di uno dei malware più dannosi e più conosciuti attualmente in uso. Parleremo infatti di Emotet Malware, di come è mutato nel tempo, partendo dalla prima apparizione che è avvenuta nel 2014 e di come poi ha avuto sempre più successo restando essenzialmente una delle minacce più visibili e attive. Come sempre vi suggerisco di seguire tutto il video perché alla fine ci sono alcune best practice per mettere in sicurezza i propri sistemi e difendersi dagli attacchi informatici condotti mediante l'utilizzo di questo malware. Prima di iniziare con la trattazione vorrei ricordarvi per chi non lo avesse ancora fatto di iscriversi al canale con un semplice clic qui sotto. Sul canale troverete sia dei video teorici, dove andremo avanti con il percorso sulle nozioni di networking basico, sia dei video dove andremo a conoscere i malware più diffusi e ne faremo una piccola analisi. Potete seguire ES Channel anche sulle pagine Instagram e Twitter dove quotidianamente troverete news e aggiornamenti. Originariamente abbiamo conosciuto Emotet come un trojan bancario progettato per rubare informazioni finanziarie attraverso le sessioni di banking online tramite attacchi man-in dei browser. Dal 2017 in poi, però, è stato osservato come un threat distributor, ovvero un distributore di ulteriori minacce come ad esempio Zeus Panda e TrickBot. TrickBot è un trojan utilizzato per rubare le credenziali di accesso bancario ma risulta essere collegato anche alla diffusione del famoso ransomware Ryuk. Sul canale trovate un video specifico che ne analizza il comportamento. L'evoluzione di Emotet si manifesta già all'inizio del 2017, si diffondeva infatti tramite email e di spam contenenti allegati PDF e documenti JavaScript. Nel 2018 si è invece manifestato attraverso documenti Office Word contenenti macro offuscate. Alcune email contenevano anche un URL che eseguiva il download di un documento Office come Word o Excel. La pervasività di Emotet, combinata con la sua ampia funzionalità, ha portato addirittura US CERT a descrivere il malware come tra i malware più costosi e distruttivi che colpiscono i governi statali, locali e territoriali ma anche i settori privato e pubblico. A partire da giugno 2019 quindi Emotet è stato rilevato attraverso diverse funzionalità ed è questa la sua grande forza, la possibilità di mutare e di adeguarsi alle contromisure messe in campo. Riesce a scaricare ed eseguire altre famiglie di malware come ad esempio molto frequentemente trojan bancari. Esegue attacchi brute force su password utilizzando un proprio dizionario integrato. Riesce a rubare le credenziali da web browser e client di posta elettronica utilizzando anche software di terze parti, come ad esempio Nearsoft Mail e web browser Passvio. È in grado di rubare intere rubriche di indirizzi email attraverso i quali inviare intere campagne di phishing da host già infetti, trasformando essenzialmente le vittime in spammer. Emotet utilizza i messaggi di posta elettronica in arrivo rubati nelle campagne di malspam attraverso la tecnica del thread hijacking per impersonare la vittima ed infettarne delle nuove. Attraverso questa tecnica di rispondere alle email rubate, andando a falsificare il mittente originale, il malware inganna così il destinatario del messaggio che, in buona fede, procedendo ad aprirlo, si infetterà a sua volta. Entrando a far parte della botnet di Emotet, le stesse vittime inviano campagne di malspam e riceveranno i comandi per l'invio delle email infette attraverso credenziali di autentificazioni rubate. Si diffonde lateralmente in una rete copiandosi ed eseguendosi tramite condivisioni di rete su server MessageBlock Protocol. Emotet è un virus polimorfico quindi risulta molto difficile da identificare e intercettare. Inganna i prodotti antivirus convenzionali cambiando leggermente il codice ogni volta che viene richiamato per evitare il rilevamento da parte degli scanner antivirus. Il virus ha la capacità di rilevare anche quando è in esecuzione in una macchina virtuale. Difatti appena viene registrato un ambiente sandbox, il programma entra in una sorta di modalità standby e da quel momento in poi non intraprende alcuna azione dannosa. Come se non bastasse utilizza anche i server C2 per ricevere aggiornamenti. Questo sistema funziona allo stesso modo degli aggiornamenti del sistema operativo sul nostro PC e può avvenire senza soluzione di continuità e senza alcun segnale evidente all'esterno. Emotet può essere analizzato in varie parti, in vari step a partire ad esempio dagli account che ricevono email di phishing contenenti allegati o collegamenti ipertestuali dannosi. Nella prima metà del 2019 ad esempio documenti Microsoft Word, quindi il formato .doc, era il formato più comune dei downloader di Emotet. Essenzialmente anche l'approccio alla selezione del target da parte degli operatori di Emotet si è evoluto passando da un target mirato ad un target più ampio.
Infatti le prime campagne nel 2014 e nel 2015 erano rivolte alla clientela di alcune banche e concentrate anche su un numero limitato di paesi. Invece le campagne di phishing dal 2016 sono state molto diffuse su larga scala andando a rivolgersi a diversi settori e paesi. Il cambiamento coincide probabilmente con il passaggio di Emotet dal settore trojan bancario al cosiddetto distributore di malware. Con Emotet le email di phishing il più delle volte sono mascherate da ordini, fatture non pagate, dettagli di pagamento o, eventualmente, una spedizione imminente da parte di un corriere. I downloader di Emotet basati su formati Microsoft come .doc oppure .xml utilizzano frequentemente Visual Basic Applications, macro di apertura automatica che permette di eseguire il codice che scarica Emotet. Queste macro auto open sono una funzionalità di Microsoft Office che consente ai creatori di documenti di eseguire automaticamente una serie di istruzioni all'apertura del documento. Con le versioni più recenti di Word che permettono di disabilitare l'esecuzione automatica delle macro, i documenti di Emotet Word, molto spesso, contengono immagini incorporate che richiedono all'utente di fare clic su Abilita modifica per disabilitare la modalità di sola lettura e abilita contenuto per avviare la macro. Facendo clic infatti su abilitazione del contenuto, il documento esegue una macro di apertura automatica VBA. Le stringhe nelle macro VBA di Emotet sono chiaramente offuscate e frammentate in modo da rendere più difficile l'analisi statica per rilevare contenuti dannosi. La macro usa la strumentazione di gestione Windows per eseguire indirettamente PowerShell e il suo avvio avvantaggia gli operatori di malware perché hanno maggiori probabilità di eludere il rilevamento. Emotet utilizza il cosiddetto alias IEX, ossia una tecnica abbastanza popolare tra gli autori di malware per eseguire comandi in memoria senza salvare i documenti su disco. Il comando infatti utilizzerà un'estensione variabile contenente una stringa. Di solito vengono selezionati il primo e il terzo carattere dalla stringa, che vengono poi uniti con X, per formare la stringa IEX. Il malware Emotet è utilizzato anche per l'attacco a siti web. Per chi ha un po' di conoscenze in questo campo sa benissimo che tanti siti web sono sviluppati utilizzando il linguaggio PHP. Benissimo, l'attaccante cercherà di eseguire codice dannoso sul server, come ad esempio appunto può essere un server PHP, ottenendo l'accesso come amministratore sul server. PHP è un linguaggio di scripting interpretato, principalmente utilizzato per sviluppare applicazioni web lato server. Emotet mira alle criticità presenti sul server, ad esempio WordPress e Joomla, sistemi di gestione basati su PHP, hanno svariate vulnerabilità presenti nei loro plugin, sfruttabili in diversi tipi di attacchi. Molto spesso queste vulnerabilità, come anche ExploitDB, non vengono risolte dal proprietario del sito web, poiché l'aggiornamento dei plugin all'ultima versione potrebbe influire sulla funzionalità del proprio sito web. L'attaccante utilizzerà degli scanner di vulnerabilità e andrà a caricare uno script backdoor sul server utilizzando appunto le criticità presenti. Usa vulnerabilità che consentirebbero l'esecuzione di codice PHP arbitrario uploadato tramite l'upload manager di default. È molto facile per gli attaccanti impiantare la backdoor visto che il server non controlla il tipo di documento mentre l'upload è in corso e la cartella caricata su questi siti web è direttamente accessibile. Questo difatti è uno dei motivi per il quale questi siti web sono un bersaglio privilegiato degli attaccanti e vengono usati come una infrastruttura non rilevabile per raccogliere malware diversi. Per difendersi da questo tipo di malware S-Channel suggerisce di mantenere il più possibile il vostro computer aggiornato con le ultime patch per Windows. Emotet si affida alla vulnerabilità di Windows per entrare e danneggiare. Patchare le vulnerabilità prima che i criminali informatici possano approfittarne è sempre uno dei rimedi più semplici e immediati. Non scarichiamo gli allegati sospetti e non clicchiamo su link non affidabili. In questo modo qualsiasi tipo di malware non avrà il suo punto d'ingresso iniziale sul nostro sistema o sulla nostra rete. Incrementare la conoscenza e la formazione dei propri dipendenti con delle simulazioni di attacchi phishing diventa fondamentale e permette alle aziende di essere al sicuro in casi di attacchi di phishing reali. Autenticazione a 2 fattori e password complesse devono entrare assolutamente tra le best practice per impedire la diffusione di Emotet all'interno delle reti colpite. Ok, per questo video abbiamo terminato. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di avervi dato un'immagine precisa di come questi malware agiscono e si riproducono. Vi invito comunque a lasciare dei messaggi qui sotto con eventuali domande sull'argomento, o anche delle esperienze avute in modo da confrontarsi. Inoltre se avete richieste per argomenti da trattare nei prossimi video potete scriverle sempre nei commenti.
Vi ricordo inoltre che con un semplice clic qui sotto potete iscrivervi al canale e se volete potete seguirci sui canali Instagram e Twitter. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.